sta strada, ste buche del cavolo. No, buca di merda. Ma porca miseria. Adesso mi tocca tornare a piedi. È proprio bucata, che devo dire? Amici, come avete potuto intuire dalle primissime immagini, il mio giro di oggi è terminato con una bella foratura. Non è tanto l'aver bucato, ma il fatto che me la sono dovuta rifare tutta a piedi e scalzo, perché con le scarpe da ciclismo è scomodissimo, anzi impossibile camminare agevolmente. Fa molto freddo. Non voglio commentare le strade di queste zone, che in certi tratti sono molto pericolose per chi va in giro in bici, a causa di dissesti, buche, crepe e detriti. La mia unica colpa è che, non usando il cellulare, non ce l'avevo dietro, e così non ho potuto chiamare nessuno per risolvere questa emergenza. Inoltre, con me, non avevo nulla per rimediare in caso di foratura. Né bombolette di anidride carbonica, né pompe, né spray per riparare o rigonfiare le gomme e neppure un kit per la riparazione. Ora, prima di raccontarvi l'avventura del mio ritorno, vi faccio vedere il preciso istante in cui ho forato e cos'è che ha causato il buco nella mia camera d'aria. Se non lo capite nelle immagini a velocità normale, lo potete rivedere in quelle che seguono rallentate. Guardate cosa indica la freccia che apparirà a breve. Una serie di crepe profonde parecchi centimetri nell'asfalto. Non ho potuto non evitarle ed ecco il risultato. Ora si vede anche quando comincia a sbandare perché la ruota posteriore è completamente a terra. Fate attenzione. Fortunatamente c'era quello spiazzo nel quale fermarmi un istante a riflettere sul da farsi. La decisione è stata quella di tornare indietro per la pista ciclabile, più tranquilla, che segue più o meno parallela la strada che avevo appena percorso. Ed eccomi sull'asfalto della ciclabile. Come detto, non è agevole camminare con le scarpette da ciclismo, per cui me le sono tolte e mi sono rassegnato a camminare scalzo per i prossimi 7 km e qualcosa circa. È proprio bucata, che devo dire? La temperatura era molto fredda, per cui, di conseguenza, anche l'asfalto era ghiacciato. I lunghi rettilini della pista sembrano interminabili. I piedi mi fanno male, ho freddo e mi tocca procedere lentamente. Visto che nei giorni scorsi ha piovuto molto, la strada in alcuni tratti è piena di detriti. Nonostante le piogge, non scorre il fiumiciattolo che di solito scorre in questo letto. Ho già avuto modo di sentire la temperatura dell'acqua qualche settimana fa, quando l'ho guardato con la mountain bike. Come detto, non uso il cellulare. La bici da corsa ce l'ho da poche settimane ed ancora, stupidamente, non mi sono organizzato in caso di foratura. Mi è già capitato altre volte di bucare in mountain bike. Un paio di volte ero molto più vicino a casa, per cui non è stato un problema, anche perché con la mountain bike utilizzo scarpe con cui si può camminare agevolmente per strada. E poi perché porto sempre con me una bomboletta che ripara e rigonfia la camera d'aria, per cui, dopo la foratura, bastano pochi minuti per tornare in sella col copertone gonfio ed arrivare senza problemi a casa. Stupidamente, in questi miei primi giri in bici da corsa, non ho neppure pensato di portarmi dietro una di queste bombolette. Il risultato di tutto ciò è il video che state vedendo. La strada è interminabile, ho i piedi che non li sento più per il freddo e allo stesso tempo li sento perché mi fanno male. Comincio ad avere parecchio freddo perché sono strafonto di sudore, ma non posso che camminare, ed anche lentamente, perché altro modo per giungere a casa non c'è.
Poi mi viene in mente che a un paio di chilometri da lì abita un mio amico, ciclista anch'egli. Decido di passare da lui così posso fare una telefonata e farmi venire a prendere. Però mi assale un dubbio. Per giungere dal mio amico dovrei effettuare una deviazione prolungando il tragitto. E se il mio amico non fosse a casa? Mi toccherebbe poi ripercorrere a ritroso il tratto di deviazione, allungando quindi il percorso. Decido di rischiare. Fortunatamente il mio amico è a casa e nel giro di poco sono in macchina. Non vedo l'ora di fare una doccia calda e scaldarmi un po'. Nonostante il raffreddore che è seguito a questa avventura, sono contento di averla vissuta. Era peggio se mi fossi trovato a 20 o 30 km di distanza. Ovviamente, una volta passata l'influenza, mi sono attrezzato ed oggi non c'è foratura che potrà fermarmi o farmi tornare a casa a piedi, scalzo ed al freddo. Anche se quel giorno non ho raggiunto la meta prefissata, sono arrivato sino ad Invillino, per cui posso dire in Villino Lucoral è stato qui scalzo. Un saluto in bici, anzi a piedi, da Lucoral.